Oggi vorrei trattare di una personalità dell'Evo antico che ho notato da diversi commenti incuriosisce molti di voi, Annibale Barca. E nel farlo vorrei presentare una domanda apparentemente banale ma che in realtà non lo è. Chi era Annibale Barca? Annibale ci viene presentato dai testi scolastici come un generale cartaginese, ma era veramente solo questo? In realtà la figura di Annibale è molto più complessa e sfaccettata, ma per comprenderla appieno bisogna studiare sia la storia cartaginese sia la storia della sua famiglia, i Barcidi. Cominceremo quindi ad analizzare, per quanto ci è possibile, la struttura dello Stato cartaginese. Andremo poi ad analizzare le vicende della famiglia di Annibale, di suo padre Amilcare e di suo cognato Asdrubale il Bello relativamente alla conquista della Spagna e infine vedremo se riusciremo a trovare una risposta soddisfacente alla nostra domanda. Prima di cominciare però vi ricordo come sempre, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale e di condividere quei filmati che trovate più interessanti sui vostri canali social. Ed ora cominciamo a trattare della storia di Annibale. Per delineare un profilo e stabilire le prerogative di una figura come quella di Annibale, dovremmo cercare ancor prima, per quanto ci è possibile, di comprendere la struttura politica che aveva consentito a tale figura di venirsi a creare e al cui interno poi questa figura si era mossa ed aveva operato. Se volessimo cercare un parallelo nella storia contemporanea, con tutti i dovuti distinguo del caso, Cartagine per certi versi potrebbe ricordare il Commonwealth britannico, e questo perché ad un imperialismo invasivo sembra favorire una sorta di egemonia pervasiva. Se sicuramente i cartaginesi andavano a influenzare la politica commerciale ed estera delle realtà che entravano all'interno della loro sfera di influenza, contemporaneamente sembrano lasciare ampio spazio di manovra per quanto riguarda la politica interna, e questo sia a quelle realtà che venivano incluse nell'egemonia punica, sia a quelle realtà che erano direttamente fondate da Cartagine stessa. In Diodoro Siculo appare evidente che gli Elimi, ad esempio, un popolo indigeno della Sicilia occidentale, satellite dei cartaginesi e in alcuni casi forse addirittura direttamente dipendenti da Cartagine, conservavano comunque un sistema politico proprio per la loro gestione interna. E il dato archeologico ci comunica che le colonie fenicie e quelle propriamente puniche, quindi fondate dai cartaginesi, di Sicilia e di Sardegna, replicavano in piccolo al loro interno la stessa struttura politica punica, quindi la coppia di sufeti, il Senato, l'Assemblea Popolare. Quindi ogni singola colonia all'interno dell'egemonia cartaginese aveva un proprio sistema politico che ne regolava la gestione interna. Per cercare di comprendere meglio il rapporto di interdipendenza tra Cartagine e le sue colonie, forse può aiutare a analizzare il rapporto tra Cartagine e la sua madrepatria, la sua metropoli, usando un termine greco, la città fenicia di Tiro. Noi sappiamo che per molto tempo Cartagine continuerà a mostrare una sorta di sudditanza simbolica nei confronti di Tiro, inviando ogni anno al tempio di Baal Melkart, posto a Tiro, una percentuale dei propri introiti. E addirittura da Curzio Rufo noi sappiamo che durante l'assedio di Tiro da parte di Alessandro Magno la flotta cartaginese interverrà in soccorso delle famiglie dei Tiri, traendole in salvo e portandole in Nord Africa, e solo una rivolta dei Libi impedirà ai cartaginesi di intervenire in maniera più incisiva per contrastare i Macedoni. D'altra parte, per certi versi, i primi interventi cartaginesi in Sicilia appaiono su basi analoghe. I cartaginesi intervengono militarmente in Sicilia le prime volte per arginare l'espansionismo dei Greci, che minacciano sia le realtà satelliti dei Punici, come gli Elimi, sia le vere e proprie colonie fenicie. I Greci non avevano fatto mistero, ci dicono le fonti, Polibio e Diodoro, di voler scacciare dalla Sicilia tutti i Fenici. Inizialmente le modalità di intervento cartaginesi sono sempre le stesse. Cartagine invia un esercito in Sicilia, ristabilisce lo status quo e poi l'esercito ritorna in Nord Africa. È solo a seguito dei continui attacchi dei Greci, e in particolare di Siracusa, che i cartaginesi cominciano a stabilire una presenza più stabile sull'isola.
E per certi versi noi vedremo una dinamica analoga anche in Sardegna, dove i cartaginesi arriveranno a insediare delle comunità di Libi per creare una sorta di cintura difensiva tra i sardi dell'entroterra, una realtà molto bellicosa, e le colonie fenicie e puniche della costa. Certo, non era solo per tutelare gli interessi delle realtà fenicie che Cartagine opera in Sardegna, ma anche per difendere le ricche miniere di ferro e d'argento. E addirittura poi vedremo che a un certo punto Cartagine arriverà a stabilire una vera e propria eparchia, ovvero una provincia in Sardegna, andando a sfruttare in maniera agricola il territorio sardo. Allo stesso modo vedremo che in Sicilia comincerà ad esserci un'emissione monetale propriamente punica da parte di zecche il cui compito era quello di coniare monete che andavano a pagare i contingenti militari che mantenevano lo status quo punico nella parte punica, fenicia e elima dell'isola. Queste stesse zecche che emettono coni punici le ritroviamo anche in Sardegna. Va detto però che sia in Sicilia sia in Sardegna, accanto ai coni punici, noi continuiamo a vedere l'emissione da parte delle zecche locali, sia quelle indigene sia quelle delle città fenicie. Quindi il fatto che ci sia un'emissione parallela di coni, insieme a quelli propriamente cartaginesi, dimostra, insieme alle strutture politiche autonome delle singole città e delle singole realtà, che l'egemonia punica lasciava un grande spazio di manovra sotto certi punti di vista. E sarà in seno a questa realtà così duttile che Amilcare Barca, il padre di Annibale, porrà le basi per il potentato punico della Spagna, una realtà che, sebbene non si sgancerà mai completamente da Cartagine, prenderà sempre più negli anni l'aspetto di un qualcosa di semi-indipendente. Nel 237 a.C. Amilcare, un nobile condottiero cartaginese che aveva appena terminato di schiacciare in Nord Africa la rivolta dei mercenari e che già si era distinto durante la prima guerra punica in Sicilia, guadagnandosi il soprannome di Barak, barca, ovvero folgore in punico, era sbarcato a Cadice, dando così inizio alla conquista cartaginese della penisola iberica. La campagna spagnola di Amilcare ha fin da subito dei contorni che sono poco chiari e infatti se Polibio ne parla come di un'operazione voluta e promossa dal Senato cartaginese, Appiano al contrario la descrive come una iniziativa privata e personale del condottiero. Questo, unitamente alla figura di Amilcare, che ci viene restituita dalle fonti come quella di un uomo amato dal popolo, ma contemporaneamente fortemente osteggiato da una grossa fetta dell'aristocrazia mercantile del Senato punico, non può che richiamare alla nostra mente la figura di un altro grande condottiero della storia, Gaio Giulio Cesare, con la sua vittoriosa campagna di conquista in Gallia Transalpina. Il parallelo viene rafforzato dallo stretto rapporto tra Amilcare e i suoi soldati libofenici. Infatti noi apprendiamo che il condottiero aveva deciso di suddividere i proventi della campagna di Spagna in tre parti. La prima destinata alla tesoreria di Cartagine, la seconda a foraggiare il suo partito politico in seno al Senato cartaginese e la terza da spendere in donativi per i suoi soldati. Da Avieno e da Appiano noi ricaviamo che Amilcare aveva cominciato a donare appezzamenti di terra in Spagna ai suoi veterani libofenici, ponendo così le basi per una realtà punico-iberica fortemente fedele e legata a lui. Questa dicotomia tra pubblico e privato rimarrà una costante nella storia della Spagna cartaginese. Infatti, se Polibio scrive che Amilcare si muove verso la Spagna per ricondurre all'interno dell'egemonia cartaginese alcune colonie fenicie che rischiavano di venire travolte dagli indigeni e soprattutto per sfruttare le ricche miniere d'argento della Sierra Morena, così da consentire a Cartagine di pagare la gravosa indennità di guerra imposta da Roma alla fine della prima guerra punica, al contempo è evidente che il condottiero sta ponendo le basi per un potentato semi-indipendente, lontano sia dai giochi di potere del Senato cartaginese, sia dalle mire espansionistiche di Roma, perlomeno per il momento. Certo,
A causa della struttura particolarmente fluida dell'egemonia punica, è molto difficile riuscire a discernere quanto il potentato Barcide in Spagna fosse effettivamente indipendente. Ad esempio, alla morte di Amilcare nel 229 a.C. gli succede il genero Asdrubale il Bello nel controllo della Spagna cartaginese, e questo potrebbe sembrare il principio di una struttura dinastica. Eppure noi leggiamo sia in Appiano sia in Polibio che è il Senato cartaginese a nominare Asdrubale il Bello governatore della Spagna, quindi è ancora la metropoli in questo momento a dettare chi controlla la Spagna cartaginese. Asdrubale il Bello però si muove decisamente ancor di più verso una sorta di autodeterminazione e semi-indipendenza. Fonderà una città che diventerà il principale centro della Spagna cartaginese e la chiamerà Cartadasht, esattamente con lo stesso nome di Cartagine, creando quindi una sorta di città specchio, di città gemella di Cartagine in Spagna. Oltretutto, noi leggiamo da Polibio, che riporta Fabio Pittore, che Asdrubale il Bello, dentro a Cartadasht nuova, Cartago Nova, Cartagena, costruirà una sorta di palazzo reale per sé e si atteggerà a monarca. Addirittura Fabio Pittore scrive che a un certo punto Asdrubale il Bello tenterà una sorta di colpo di stato in Africa per sovvertire il senato cartaginese. Certo, questo colpo di stato deve essere stato decisamente indolore e, pur dimostrandosi fallimentare, non porterà a conseguenze negative, perché Asdrubale il Bello continuerà ad essere governatore della Spagna. Quindi forse questo colpo di stato che ci viene descritto da Fabio Pittore probabilmente è più che altro una manovra politica sotterranea in seno al Senato cartaginese. In ogni caso, comunque, è evidente che Asdrubale il Bello ha delle velleità di indipendenza ancora superiori a quelle di Amilcare. Tutta questa struttura verrà ulteriormente esasperata nella sua natura semi-indipendente quando Asdrubale il Bello nel 221 a.C. morirà e gli succederà Annibale, il figlio di Amilcare, perché in questo caso noi leggiamo da Tito Livio e da Polibio che la nomina a governatore della Spagna verrà ratificata dal Senato punico di Cartagine, ma di fatto Annibale verrà nominato comandante, condottiero, governatore della Spagna cartaginese dalle sue truppe. Sarà l'esercito che prima era di Amilcare, poi di Asdrubale il Bello e ora di Annibale a nominarlo condottiero. Così come le dinamiche di successione di Annibale ad Asdrubale il Bello sottolineano un ulteriore balzo in avanti nel processo di emancipazione dalla madrepatria, allo stesso modo le scelte politiche di Annibale sembrano contraddistinte in massima parte da uno spazio di manovra e un'autodeterminazione superiori addirittura a quelli di suo padre e suo cognato. Noi assistiamo infatti a delle campagne militari, prima contro Sagunto e poi a nord dell'Ebro, che a detta di Polibio e di Tito Livio sono portate avanti senza interessarsi minimamente a quale fosse effettivamente la reale volontà del Senato cartaginese. Va detto che il Senato di Cartagine nei confronti di Annibale sembra all'inizio portare avanti un atteggiamento molto ambiguo, soprattutto quando c'è da renderne conto a Roma. Infatti, se il Senato punico non arriva mai a sconfessare del tutto Annibale, inizialmente sembra cercare di prenderne le distanze e sarà solo l'ultimatum secco imposto da Roma a portare Cartagine a optare per la guerra. Obtorto collo però, perlomeno per quanto riguarda quella porzione del Senato cartaginese gestita da Annone il Grande. Dal canto suo, Annibale sembra aderire sempre di più al modello di un monarca assoluto di stampo ellenistico, almeno è quanto si ricava da una monetazione emessa dalle truppe annibaliche durante il loro soggiorno in Italia meridionale, dove alla figura di Annibale sono associate delle prerogative come lo Stefanos o il diadema, due corone di tipo ellenistico che erano proprie di monarchi seleucidi e tolemaici.
Va detto però che il processo da generale punico a monarca ellenistico non era ancora completo. Infatti, in un trattato che Annibale sigla con Filippo V di Macedonia, il monarca macedone viene identificato con il termine di Basileus in greco, appunto re, mentre Annibale viene citato con il titolo di strategos, che significa appunto generale. E da generale Annibale finirà effettivamente per comportarsi, perché quando Scipione attaccherà direttamente il Nord Africa e insidierà Cartagine, Annibale risponderà al richiamo disperato della metropoli, abbandonerà l'Italia e a sua volta sbarcherà in Nord Africa per confrontarsi con Scipione. Quindi Annibale, monarca ellenistico o generale cartaginese? In realtà né l'uno né l'altro. Annibale non è solo un generale cartaginese, ma non è ancora un monarca ellenistico. È una figura a metà strada. Forse, se avesse vinto la seconda guerra punica, sarebbe tornato a Cartagine da re. Noi non possiamo saperlo. E per certi versi il fatto che sia stato sconfitto e che sia rimasto questa figura appunto a mezza via tra il condottiero e il monarca, un avventuriero vero e proprio, non può che rendercelo più simpatico. Il filmato su Annibale termina qui. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.